Spesso si sente dire la compassione uccide. In effetti è un sentimento che ci fa un po' paura, perché significa soffrire insieme con l'altro il suo male. Perché dovremmo sentire il dolore di un altro? Non è già sufficiente il nostro? Se pensiamo a Gesù, non è forse vero che nella sua vita ha sempre cercato di sanare i malati e di guarire i sofferenti nel corpo e nella psiche? Dunque, perché avere compassione e farci carico della sofferenza altrui? Abbiamo già visto la risposta del buddismo in proposito. Vi lascio il link in alto a destra e in descrizione. Anche nel cristianesimo, come per il buddismo, innanzitutto la compassione è passiva, ovvero la riceviamo, noi per primi, da Dio stesso in persona. L'intera vita di Gesù rivela l'immensa compassione di Dio nei confronti di ciascuno di noi, non solo a parole, ma nei fatti. Ha condiviso in tutto e per tutto la nostra umanità, con tutti i suoi limiti, fino alla morte. Quel limite ultimo che tutti rifiutiamo o facciamo finta di non vedere, Gesù l'ha superato volontariamente. Per questo motivo, la compassione che ha per noi è autentica, perché ha abbracciato in pieno tutto ciò che siamo, perfino la morte, facendosi nostro fratello nella carne. Qui sorge una difficoltà. Il fatto di sapere che Gesù è mio fratello e prova compassione per me, attiva automaticamente in me il sentire compassione per gli altri? Il punto è proprio questo. Non si tratta di sentire compassione, quanto di essere compassione. La compassione cristiana precede il sentimento o la volontà. È al riparo dai volubili cambiamenti della stessa volontà. Certamente è più naturale, ma non così scontato, provare compassione per le persone che ci sono vicine. Mi riferisco ai familiari, agli amici. Se una persona a cui vuoi bene soffre, quella sofferenza diventa la tua. Ma anche volendo, come si fa a provare compassione per chi non si conosce o addirittura per chi compie il male? I primi destinatari della compassione di Gesù sono proprio quelli che noi escludiamo: gli emarginati, gli stranieri, i malfattori. Dunque, se non è una questione di sentimento o di volontà, come si fa a essere compassione? Credo che l'unico modo sia facendo transitare l'amore di Gesù attraverso di noi, in modo che non siamo più noi, ma Gesù stesso che ha compassione dell'altro attraverso di noi. Ce lo dice anche San Paolo in un passo della sua lettera ai Galati. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. L'essere consapevole della grandezza del dono che ho ricevuto è l'unico modo perché io possa essere compassione e donare me stesso a mia volta. Quando conosco, nel profondo, l'amore infinito con cui Dio mi ama, è un po' come se morisse il vecchio me e rinascesse un nuovo me, capace di essere quella stessa compassione da cui si è sentito avvolto e coccolato. È molto bello il Salmo 139, quando il salmista si rivolge a Dio dicendo: «Sei tu che mi hai tessuto nel ventre di mia madre». Come a dire: «Mi sei più madre di mia madre. Sei tu che mi hai pensato, desiderato, creato». E nel libro del profeta Isaia si legge: «Si dimentica forse una madre del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai». Dio ci ama di un amore viscerale, come è, o dovrebbe essere, l'amore materno, di un amore che non viene mai meno, mai. Quando sentiamo, nelle nostre viscere, che siamo amati così, allora diventiamo noi stessi pura compassione, che si può riversare naturalmente verso tutti coloro che accostiamo lungo la nostra esistenza, persino verso coloro che ci fanno del male. Questa è la compassione cristiana. Non è propria di chi è debole, ma di chi ha la forza di Dio, che è amore. Abbiamo cominciato dicendo che la compassione uccide. In realtà la compassione dà vita. A chi compatisce, dà la vita stessa di Dio.
A chi è compatito, una compagnia più forte della morte. Cosa ne pensate? L'approccio del cristianesimo risponde alla domanda sul perché provare compassione. Fatemelo sapere nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Grazie per essere stati con noi e che Dio vi benedica.